Come dipingere il naso? Siccome questo video è già molto lungo, le considerazioni le diciamo alla fine. Perciò via con il video. Eccoci qua, sul mio sketchbook che ho preparato con 3 mani di gesso acrilico. Andrò a realizzare questo naso della bellissima Natalie Portman. Non vi faccio vedere l'immagine completa perché vorrei evitare copyright o problemi di immagine. Come al solito, la prima cosa che vado a fare è il disegno. Terminato il disegno, lo vado a fissare con un po' di lacca. Allora andremo ad utilizzare bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, terra di sina bruciata, blu oltremare. Adesso, asciugata la lacca, metto qualche goccia di olio di lino per rendere più fluida la pennellata e la vado a stendere con un pezzo di carta. I pennelli principali che utilizzare saranno questi, però i più importanti sono questi di precisione, tondi, a punta, ad esempio questo e alcuni sfumini, ovvero pennelli tondi con la punta tonda. Adesso parto proprio con questo, che in realtà è un pennello per acquerello, e inizio dando un tono di base a tutto. In questo caso sto utilizzando il giallo ocra. L'aver accennato il chiaroscuro già nel disegno mi aiuta molto perché con questa velatura so già come impostare poi le ombre. Per chi se lo stesse chiedendo, andrò a realizzare questo dipinto alla prima, quindi non ci sono tagli o in caso dovessero esserci vi avviserò. Adesso vado a creare un tono intermedio utilizzando il giallo ocra, spero si veda, e un pizzico di rosso cadmio scuro, forse un po' tanto. Sto facendo questo video perché in diversi me l'avete chiesto, però l'ultimo commento è di Christian, lascio il commento qui sotto. In pratica adesso dobbiamo andare a riempire le ombre con questo incarnato, che naturalmente sarà più scuro rispetto a quello che noi vediamo appunto nell'immagine. Vado a stabilire, esagerando, le ombre. Ho utilizzato il naso di Natalie Portman, quindi quello di una donna, perché è molto più delicato. Fatemi sapere se vi interessa anche un video sul naso maschile, che ha totalmente un'altra fisionomia. Adesso aggiungo un po' di bianco ed inizio, sempre mantenendo il pennello e quindi toccando con la punta il supporto, a posizionare queste macchie di colore. Il bianco che fa reazione con il tono intermedio ma anche con il giallo ocra inizia a mischiarsi ad essere più coprente, quindi a mascherare i seni della matita. L'ho già detto diverse volte, ma uscirà la guida al ritratto 2.0 in cui andrò a realizzare un volto intero utilizzando una tecnica diversa da quella del primo video sulla guida al ritratto. Mischiando il bianco poi con il tono intermedio riusciamo ad ottenere sempre tonalità diverse ed è proprio questo poi comunque che ci aiuta a creare i toni della pelle e a far sentire la vibrazione dell'incarnato. A seconda dei punti di vista, un naso femminile potrebbe essere sia più semplice perché comunque è più grazioso rispetto a quello di uno maschile e quindi con meno forme, ma anche più complicato perché essendo più grazioso ha bisogno di pennellate più morbide, quindi non taglienti o fastidiose. Quindi inizio ad aggiungere sempre più bianco al tono intermedio
così da andare a stabilire quelli che sono i punti di luce. Qui in questo caso vado ad aggiungere anche un po' di giallo cadmio per aiutarmi a riscaldare un po' i punti di luce, perché sennò finiamo per sbiaccare, insomma, l'immagine. Troppo bianco poi sembra un volto ingessato. Mi raccomando a mantenere sempre una pennellata aperta, e così manteniamo sempre un controllo generale al dipinto. Allora adesso prendo un po' di terra di siena, evito di pulire il pennello affinché si mantenga sempre lo stesso tono, e quindi io in qualche modo vado a lavorare lo stesso tono cambiando alcune tonalità. Quindi terra di siena, un pizzico di blu oltremare, come se stessimo cucinando, e vado qui nelle ombre. Utilizzando sempre la punta rotonda di questo pennello riesco a coprire maggiore superficie e a sfumare contemporaneamente, proprio per mantenere quella delicatezza di cui vi parlavo poco fa. Possiamo avvicinare questo grigio al tono intermedio mischiato con il bianco e ci avviciniamo sempre più. È un caso, però qui in questa pagina ci sono le prove di colore che feci per il video sulle sfumature, ed è proprio questo ciò che vi dicevo, cioè avvicinarsi man mano dal tono più chiaro a quello più scuro. Aumento sempre di più gli scuri. E adesso posso mettere via per il momento questo pennello e passare a qualcosa di più fine. Vado a prendere questi due, credo che entrambi siano forse della Tintoretto. Parto da quello più grande e ripeto le stesse operazioni che ho fatto all'inizio, ovvero vado di nuovo a stabilire quelle che sono le zone in luce e quelle in ombra. Questo perché adesso che abbiamo stabilito le ombre, abbiamo messo, diciamo così, in discussione le luci che avevamo prima stabilito. Vado un po' a stemperare questo bianco e mi avvicino nella parte in ombra del naso, proprio per andare a creare i controriflessi. Posso dire di essere un po' più fortunato perché sto utilizzando comunque dei colori ottimi, sono quelli che faccio io a mano, e quindi sono un po' più resistenti. Utilizziamo quelli in tubetto normali, perché solitamente quando utilizziamo i colori in tubetto, quando mischiamo il giallo con il blu oltremare, con la terra di siena, finisce che tende a diventare grigio, a sporcarsi. Adesso con questo pennellino, che è uno sfumino, che è sempre un pennello dalla punta tonda, tondo, vado a sfumare questi tocchi di colore e adesso ritorno di nuovo con il pennello più piccolo ripetendo l'operazione. Adesso però inizio aggiungendo toni di colore un po' più indicati
per la zona. Lavorando adesso quindi nel dettaglio. Quindi dal generale arriviamo al dettaglio. Quando andiamo a realizzare la parte scura delle narici, dobbiamo sempre tenere un tono un po' più caldo e mai freddo, perché essendo molto sottile la membrana del naso, quando la luce passa attraverso, la pelle, quindi rosa, creerà un'ombra più calda. Di conseguenza, quindi, le narici saranno calde, avranno un'ombra calda. Come potete vedere non ho ancora pulito il pennello, nessun pennello. Questo perché ci aiuta a mantenere sempre un tono simile per tutta la pelle. E anche perché se iniziassimo poi ad utilizzare, piuttosto prendo un pezzo di stoffa e rimuovo l'eccesso del colore, così manteniamo il dipinto più pulito possibile. Adesso di nuovo bianco, messo insieme a questo rosa di cadmio e rosso, di rosso cadmio e giallo cadmio, e vado nuovamente ad aumentare la porzione di luce. Sembra che qui stia mettendo il bianco di titanio puro, ma l'ho appena mischiato. Comunque non conviene mai lasciarlo così vivo, ma sempre andandolo a spegnere. Questa operazione va fatta verso la fine, l'aggiunta di questi tocchi di luce, per andare a modellare poi. Essendo noi pittori della luce, modelliamo i nostri soggetti proprio tramite la luce e non tramite le ombre. Difatti adesso, andando ad utilizzare questo bianco che c'è sia sul pennello e qui sul supporto, intervengo nelle ombre quindi è come se intervenissi con la luce nelle ombre per andare a creare la forma, il modello, per andare a modellare il naso. Vado a correggere alcuni errori che fortunatamente si risolvono velocemente proprio perché abbiamo mantenuto un tono uguale e quindi ci risulta più facile intervenire e ritoccare alcuni punti della pelle. Naturalmente potremmo continuare ancora per ore o lasciare asciugare e ritornarci poi successivamente. Diciamo che come al solito i tempi del video sono questi. Adesso pulisco per la prima volta il pennello, quindi cerchiamo di raggiungere il massimo che possiamo
Per rendere evidenti alcuni punti, alcune forme, utilizzo il blu oltremare, che poi utilizzando la punta del pennello andrò piano piano a sfumare e a controllare, perché non voglio che vada a sporcare tutto ciò che c'è attorno. Se sento di aver esagerato, vado a prendere un po' di tono intermedio e vado a coprire. Adesso aggiungo alcuni tocchi di questi controriflessi, anche se non ci sono nella fotografia, come dico sempre, aiutano a far vibrare la pelle. Sotto la pelle ci sono le vene e anche se il naso comunque è tra le zone più rosse del nostro corpo, ci sono alcune zone in cui ci sono alcune zone in cui questi punti si vedono. Perché naturalmente una fotografia non riesce a catturare tutto. Quindi vado a rimettere gli ultimi tocchi di luce. Qui adesso solo bianco di titanio e giallo cadmio scuro. Non mi nego che non è proprio facilissimo dipingere zone del corpo, anche perché sono comunque abituato a confrontare il tono della pelle, le ombre, le luci in base a tutto il soggetto. Sicuramente occorre aggiustare alcune cose, però sommariamente questo è come io dipingo un naso, cercando di essere il più leggero possibile, senza ricadere però nell'iperrealismo, quindi mantenendo un realismo spero elevato, ma non iperrealistico. Quindi come potete vedere ci sono dei piani di luce e nella luce abbiamo le zone in ombra come questa, come invece nelle zone in ombra ci sono i punti di luce, quindi soltanto attraverso la luce riusciamo a modellare le forme di un viso. Curo questi ultimi dettagli. Diciamo che per il momento basta. Casomai volessi ritornare potrò sempre farlo. E questo era come dipingere il naso.
Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se sì, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Potrei andare sicuramente avanti, ma dietro a 20 minuti di video c'è un'ora e mezza di pittura, più un'ora e mezza, se non di più, di montaggio, quindi c'è tanto lavoro dietro. Però per spiegare il processo penso che sia stato abbastanza esplicativo. Se no, se avete domande lasciatemi un commento qui sotto. Ti chiedo di condividere il video e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.